Sono Francesco Carroccia, ho 62 anni e sono 37 anni che lavoro in Sibelco. Sono stato assunto come caldaista e adesso svolgo la mansione da capoturno. Certo, 37 anni in Sibelco è una vita. Ho iniziato che ero il più piccolo e avevo appena 24 anni, adesso mi ritrovo ad essere il più vecchio. Ho speso molti sacrifici qui in azienda, ho lavorato notte e giorno e sono fiero però di questa azienda perché mi ha dato tanto e penso che io ho dato la stessa cosa in cambio. Un sabato pomeriggio io devo fare il turno di pomeriggio e mi preoccupai di andare a fare una telefonata al collega che non mi aveva dato delle notizie importanti. Faccio la telefonata e poi vado subito nel mio posto di lavoro, mi preoccupo di attraversare la strada, vedo il collega che sta sulla pala e ho pensato subito che lui doveva fare rifornimento in tramoggia per mettermi la sabbia. Invece, mentre io attraverso la strada, lui ha fatto marcia indietro, ho strillato, ho alzato le mani ma non mi ha visto, mi ha travolto proprio con la pala. Il piazzale era libero, però ho fatto manovra e stavo andando via verso le tramogge di carico e solo dopo mi sono accorto che Francesco insomma, era rimasto, aveva avuto l'incidente. Io in quel momento non ho avuto nemmeno il tempo di pensare. Ho pensato solo che la pala mi si stava a mangiare, cioè mi stava schiacciando, insomma, ecco. Cioè è stata una cosa veramente... È meglio che non ci penso perché mi rimane un brutto ricordo. Aver fatto male a un amico, a un collega di lavoro è stata una cosa per me molto, molto provante. Il primo soccorso è stato all'ospedale di Priverno, mi hanno portato subito con la macchina e poi da lì hanno avvisato a casa che era successo questo incidente, poi loro sono venuti a farmi visita. Mi ricordo benissimo, era un sabato pomeriggio che ci arrivò questa telefonata e subito ci siamo impauriti perché giustamente ci dissero che stava al pronto soccorso, era molto sofferente. Aveva questo braccio e questa mano gonfia, proprio gonfia, e questo mi è rimasto impresso, insomma, nel vederlo così. Ero in uno stato pietoso, si conoscevano i tacchetti lì addosso al petto, c'avevo un braccio che era diventata come la gamba. Prima la pala la parcheggiavano dove volevano e non c'era molta attenzione per quanto riguarda la sicurezza, si attraversava dove si voleva. Adesso la strumentazione è cambiata a bordo delle pale meccaniche, infatti abbiamo una telecamera posteriore che ci permette di inquadrare tutto quello che c'è dietro la pala. Cioè le cose sono cambiate in meglio, è tutta un'altra cosa. C'è più attenzione sul lavoro e soprattutto si cerca apposta di non creare incidenti. È un'esperienza che non si augura a nessuno e nessuno la vorrebbe, però purtroppo alcune volte nella vita succedono delle cose che ho accettato di partecipare a questo video per dire appunto a questi ragazzi che si accingono nel mondo del lavoro di stare attenti alla salute. E la salute è la prima cosa, è la cosa più importante nella vita. Per quanto riguarda il collega che stava sulla pala, lui non ha nessuna colpa, stava sulla pala, faceva il suo lavoro. Io sono molto contento, sono felice che sia andato tutto bene sia per me che per Francesco. Siamo amici forse più di prima. 3,000 people of our workers go to work every day in our 100 sites across Europe and want to go back work in a good environment and be able to come back home safe, in a good shape. But sometimes this doesn't happen. Francesco went to work 11 years ago with a smile in his face
he was probably very happy to go and to perform his activities, and unfortunately he was not so lucky. But this story is an old story, is an 11-year-old story. And Francesco didn't dispose of all the tools, all the coaching that we have done to our people in the last 11 years. Especially in these last 3 years, we have put a lot of attention in two aspects that are key for our site. The first is about eliminating the risk from the root, avoiding that the people incur into dangerous situations. The second is start coaching them in how they have to behave in a site, in a quarry, in a plant, while walking, while performing a task. Because behavior is one of the key parts of the safety. And so these two elements must be well balanced. Eliminating the risk is about giving the culture to our people to point out which are the dangers that are in the plant. On the other side, they have also to recognize the risk, be able to make up their mind what they are going to do in the coming hours. And therefore, the risk of being in contact with the person, even if you dispose of all of the devices like today, is possible. So what we suggest in the new, let's say, campaign that we have launched recently to define where the no-go zones are located in our plant in order to remove from the origin the potential interface between people and the mobile equipment. We don't want to hurt our friends, our workers, our families. So please respect the behavior that you will be trained, like in the last Going from Zero and Safety Start With Me. Continue to apply this methodology and these thoughts that we have developed in this program, and then please give to your operation manager a sign that there are some risks that we could eliminate from the root by engineerizing the solution.